grande alpinista di tutti i tempi, così viene definito Jerzy Kukuczka, nato a Katowice nel 1948. Polonia, un paese in ginocchio dopo la seconda guerra mondiale, un paese fino ad allora prevalentemente agricolo, che subì due invasioni ed enormi devastazioni. Polonia che nel 1948 diventò un paese di stampo sovietico integrato nel sistema politico e militare dell'URSS. È qui che muove i suoi primi giovanissimi passi Jerzy Kukuczka, un nome a molti sconosciuto ma che invece è pietra miliare nella storia dell'alpinismo mondiale. Sfide epiche, scalate incredibili, danzando su quel filo sottile, quella linea che divide il possibile dall'impossibile, linea che hanno il coraggio di percorrere solo i grandi, i grandissimi. Kukuczka è stato la punta di diamante di quella grande tradizione polacca che ha lasciato il segno nella storia e tracciato nuove vie su alcune delle montagne più alte e impervie del pianeta. Kukuczka muove i suoi primi passi, come molti dei suoi connazionali, sui Monti Tatra, una catena montuosa situata tra Polonia e Slovacchia, dove Jurek, per gli amici, capisce subito di sentirsi a proprio agio, di riuscire facilmente a realizzare ciò che per molti risultava difficile, oltre che pericoloso. Iniziò presto a viaggiare sulle Alpi, cosa non facile vivendo in Polonia, un paese ancora chiuso, con permessi limitati e di breve scadenza. La sua prima grande esperienza con l'alta quota avvenne sul Denali, in Alaska, il punto più alto dell'omonima catena, a 6.190 metri. Quella di Kukuczka non è solo una storia di alpinismo, ma anche di riscossa sociale, da inserire in un quadro più ampio, quello storico e culturale degli anni '80, fatta di piccoli autofinanziamenti per realizzare una spedizione, materiale alpinistico acquistato di seconda mano, una vita a metà tra l'occupazione statale come elettrotecnico e il compimento della grande corona himalayana, tra un secondo lavoro per sbarcare il lunario, verniciando i camini delle miniere appeso ad una corda e l'apertura di nuove vie sugli 8000 considerate sino ad allora impossibili. Ma è anche la sostanziale differenza tra due modi di concepire l'alpinismo con il suo presunto storico rivale, Reinhold Messner, presunto perché la competizione indubbiamente ci fu, ma fece comodo soprattutto ai media che ci ricamavano sopra. Differenze per stili di vita, numeri, esposizione mediatica, capacità e possibilità di reperire finanziamenti. Quella di Jurek è una storia dal fascino antico, quella di un giovane semplice, cordiale, tanto appassionato di montagna quanto di altri piccoli piaceri della vita a cui uno sportivo dovrebbe rinunciare, cosa che Kukuczka non fece. Una storia di vodka e di sigarette, di contrabbando di prodotti da rivendere all'estero. Sklepie mięsnym poznaję mnie. Daje spod lady lepsze mięso. Tak, co też mi się zdarza. Di materiale alpinistico occidentale che non poteva procurarsi e di una corda di seconda mano di 6 mm. Un giovane semplice, certo, ma spesso sono proprio le persone all'apparenza semplici che in realtà possiedono un enorme fuoco dietro quella semplicità, che invece rappresenta una maschera, una protezione con cui celarlo. Quel fuoco che solo a chi possiede la capacità e la pazienza di custodirlo permette di raggiungere e toccare con mano i posti più freddi e inospitali della terra, dove quel fuoco ti mantiene vivo, ti protegge e ti permette di realizzare exploit inimmaginabili. 14.000, tutte le 14 montagne più alte della Terra, scalate in soli 8 anni, di cui 9 aprendo nuove vie mai attraversate prima di allora e 4 in pieno inverno e non in estate, di cui 3 in prima assoluta, e stiamo parlando degli anni '80. A Reinhold Messner furono necessari 16 anni, il doppio per completare tutti e 14 gli 8.000. In quanti di voi lo sapevano? Ma fu il primo salendo il suo ultimo 8000 in Lodz quando Kukuczka era fermo a quota 12. Una rivalità, come abbiamo detto, molto più mediatica che reale, dove al contrario di quello che si poteva o volevano far credere, tra i due alpinisti ci fu sempre un enorme rispetto, scambio di congratulazioni e uno storico incontro faccia a faccia in un bivacco a Namche Bazar, davanti a una tazza di tè. Quanto avremmo voluto essere presenti. Un incontro che ricorda un altro storico faccia a faccia ma cinematografico tra Al Pacino e Robert De Niro in It, La sfida. Come andiamo? Te la prendi una bella tazza di caffè con me? Volentieri, perché no?
Eccoci seduti qui. Io e te normali come due vecchi amici, ma tu fai quello che fai e io faccio quello che devo fare. Due numeri uno, che sanno di essere rivali ma che si rispettano. Entrambi volevano raggiungere tutti e 14 gli 8000, spingendosi spesso oltre i limiti umani per raggiungere quel record. Stili, visioni, background differenti, soprattutto nell'attrezzatura, quella che Kukuczka non poteva permettersi. Una grande tenacia, una forza indicibile e uno spirito innato da leader, da trascinatore, sia verso se stesso ma soprattutto verso gli altri. Kukuczka realizzò numerose delle sue imprese con Wojciech Kurtyka, che insieme formavano quella coppia che possiamo definire la più forte, coppia che però al suo interno presentava due personaggi differenti tra loro. Kukuczka da sempre quello più concreto, il trascinatore, colui che richiedeva agli altri di sostenere resistenze e fatiche disumane pur di raggiungere l'obiettivo. Kurtyka più riflessivo, con un approccio alla montagna più filosofico, alpinista ma anche uomo affascinato dalle culture orientali, quelle che incontravano durante i loro viaggi. Krzysztof Bielicki, un altro storico alpinista polacco che scalò con Kukuczka il Kanchenjunga nel 1986, disse di loro due: se ci fossero stati solo due Kukuczka in una spedizione si sarebbero suicidati per la loro follia, ma due Kurtyka non avrebbero mai realizzato qualcosa di veramente importante. Come è sempre accaduto nella storia dell'alpinismo, le grandi imprese, quelle che superano i limiti, che oltrepassano il confine dell'impossibile, spesso presentano anche un contributo di vite umane. Durante le sue spedizioni, Jurek perse alcuni compagni come Andrzej Tzok sul Kanchenjunga o Tadeusz Piotrowski sul K2, che rimarrà alla storia come scalata unica nel suo genere, attraverso una linea inesplorata sul versante sudorientale. Una linea verticale, difficile e nel tratto superiore esposta a molti possibili crolli a causa di seracchi pensili e instabili. Una via impossibile e suicida, così la definì Messner, e non lo disse solo in quell'occasione. Via che invece i due portarono a termine, contro ogni pronostico, eppure per ironia del destino un banale, banalissimo incidente portò Piotrowski a cadere. La rottura di un rampone prima e di un secondo poi, quando peraltro i due in discesa avevano già superato il punto critico. Alpinismo estremo in ambienti estremi, che non fa sconti, un equilibrio precario tra tornare a casa o rimanere per sempre sulla montagna. Equilibrio che ogni alpinista sa di dover affrontare e mettere in conto. Come affrontò quei tragici eventi Kukuczka? Con la semplicità di un uomo semplice, ma che allo stesso tempo nasconde, oltre al fuoco, anche un animo sensibile, lontano da certi stereotipi, senza recitare nessuna parte o dare la colpa al destino, ma ponendosi delle domande. Robiłem wszystko, żeby uniknąć tej tragedii. Czy to był mój błąd, czy błąd partnera, czy po prostu było to nie do przewidzenia. I to są pytania, które sobie zawsze zadaję i powiem szczerze, że nie zawsze znajduję odpowiedź na to. A często znajduję jakieś tam błędy w mojej działalności. I to ci nie ciąży? Ciąży. Quello del K2 fu un evento che segnò profondamente Jurek sia dal punto di vista fisico che psicologico, ma che tuttavia resta nella storia come uno degli exploit più assurdi che siano mai stati realizzati su un 8000. Chris Kurtyka, il compagno di tante spedizioni, Jurek è stato l'alpinista più somigliante ad un rinoceronte dal punto di vista psicologico che io abbia mai incontrato, ineguagliabile nella sopportazione della sofferenza e nella capacità di ignorare il pericolo. Al contempo possedeva un'incontrollabile e cieca spinta interiore ad andare avanti. 14 8000 in 8 anni, numeri impressionanti, numeri davvero rinoceronte. Il primo 8000 su cui si misurò Jurek fu niente di meno che il Nanga Parbat, dove la spedizione tuttavia non raggiunse la vetta. Poi arrivò il Lhotse nel 1979, dove le bombole di ossigeno portate al campo base
In previsione di usarle soprattutto a quota 8000 restarono al campo base. Kukuczka salì insieme ad Andrzej Ksok senza ossigeno. Poi arrivò il Chomolungma, l'Everest, aprendo una nuova via sempre con Andrzej Ksok. Nel 1981 Jurek dimostrò al mondo e a se stesso di che pasta era fatto, aprendo una nuova via, ma questa volta in solitaria, sul Makalu. Problemi nel documentare l'impresa lo videro tornare a casa senza che questa venne registrata. Ma un anno dopo un alpinista coreano, una volta giunto in vetta, trovò una lettera e una coccinella di legno, il giocattolo preferito del figlio di Jurek, lasciati lì un anno prima proprio da Kukuczka. L'alpinista coreano divulgò la notizia, e non l'avrebbero fatto tutti, e scrisse una lettera a Kukuczka per complimentarsi con lui. Gasherbrum 1 e Gasherbrum 2, un concatenamento all'inizio non possibile a causa del permesso di scalare solo il primo, ma con una manovra di aggiramento al campo base l'ufficiale di comando diede il permesso di scalare invece il 2. Ecco che una volta saliti, Kukuczka e il resto del team concatenarono entrambi in stile alpino, aprendo 2 nuove vie. Nel 1985, a distanza di brevissimo tempo, Kukuczka effettuò la prima ascesa invernale sul Dalaugiri e sul Choyu, aprendo qui un'altra, ennesima nuova via. Sempre nel 1985 torna sul Nanga Parbat per aprire anche qui una nuova via sulla montagna nuda. Chiuderà la corona degli 8000 nel 1987, prima raggiungendo la vetta dell'Annapurna per poi chiudere in bellezza sullo Shishapangma, aprendo anche qui una nuova via sempre in stile alpino. Reinhold Messner chiuse un anno prima il cerchio e a detta di chi lo viveva da vicino, Kukuczka si sentì molto sollevato da tutto questo. Inviò un telegramma a Messner per complimentarsi, telegramma a cui Messner rispose lapidario: tu non sei il secondo, tu sei un grande. 1989 Reinhold Messner fallì la scalata sull'allora inviolata parete sud dell'Oz, una parete enorme, ripida, vertiginosa, uno dei grandi problemi irrisolti dell'Himalaya. Forse una pressione mediatica eccessiva che voleva Jurek vendicare il secondo posto nel raggiungimento di tutti e 14 gli 8000, vide Jurek Kukuczka decidere di tentare anche lui la temibile parete sud. Partì con la convinzione che quella sarebbe stata la sua ultima spedizione su un 8000, ormai lontano da qualsiasi sfida, pressione sia mediatica che degli sponsor, a cui Kukuczka, anche se a malincuore, dovette affidarsi per finanziare le sue imprese. Przy ciągle wzrastającej cenie wszystkiego kolejną wyprawę jesteś zmuszony, nie tylko ty, wszyscy z was, mieć sponsorów. A sponsor od pewnego momentu przestaje chcieć tylko twoją twarz, że jesteś na szczycie. On chce także mieć twoje uczucia. Masz rację, rzeczywiście. Ja nie jestem na tyle bogaty, nikt z Nikt z was nie jest na tyle bogaty, żeby sobie robić wyprawy na własny koszt. I częściowo musimy się sprzedawać. Wiem, to jest właśnie ten rachunek. Chciałbym, żeby ten rachunek był na moją korzyść. Il 24 ottobre 1989, a circa 8200 metri di altezza, prossimi alla vetta, in un punto peraltro non particolarmente difficile, una corda si spezzò, un prata usata al mercato di Kathmandu. Ieri ha perso la vita Jerzy Kukuczka, il principale scalatore polacco nonché il più grande alpinista della storia. Il decesso è avvenuto durante la scalata della parete sud dell'Otze in Himalaya. Jurek Kukuczka, considerato il migliore alpinista di sempre, vola per migliaia di metri. Il corpo non fu mai più ritrovato, ma i compagni di cordata finsero di averlo sepolto per permettere alla moglie di beneficiare di un sussidio che altrimenti non sarebbe stato concesso se dato per disperso. Una storia di grandi imprese, di grande resistenza fisica, di eccezionale coraggio ma anche incoscienza. Non spetta a noi dire se Jurek fu davvero l'alpinista più forte della storia. Le classifiche o il tifo da stadio funzionano bene nel calcio, ma l'alpinismo non è il calcio, è qualcosa di profondamente, intimamente differente. Cos'era quindi l'arrampicata, l'alpinismo per Jerzy Kukuczka?
Ludzie, którzy twierdzą, że wspinanie wynika z kompleksów, że to jest szukanie sukcesu zastępczego. Są tacy ludzie. Oczywiście, że są i mają dużo racji. Ale to jest właśnie piękne. Przecież człowiek ciągle jest niespokojny, ciągle czegoś szuka. Przez swoje kompleksy jest niedowartościowany tutaj, więc płynie po ocenach świata, tam szuka czegoś. Le acque aperte del mondo per ridefinire noi stessi. Acque aperte che per moltissime persone risultano insensate, prive di logica, e in effetti lo sono, o possono sembrarle, per molti, ma non per tutti. Attraverso queste esperienze, seppur estreme, alcuni uomini, alcune donne ridefiniscono se stessi, cercano un punto di vista differente, dove poter osservare la vita da un'altra angolazione. Quella vita che a qualcuno forse va stretta, quella vita da cui a volte si sente il bisogno indomabile di fuggire, provando così ad attribuirle un valore più alto. L'essere umano è l'unico essere vivente che compie gesti che possiamo definire irragionevoli, ma è anche quella irragionevolezza che ha accompagnato l'uomo in quel lungo, spesso e doloroso viaggio chiamato progresso. La conquista dell'inutile, certo, su cui non servono giustificazioni, ma possibili chiavi di lettura, semmai, cercando di vedere dove tutto è grigio qualcosa di differente. Musisz wiedzieć, co to jest głód, musisz go przeżyć, ten głód. Musisz głodować dzień, 2, 5 nawet, żeby wiedzieć, jak smakuje kromka suchego chleba. I to jest właśnie szukanie tego smaku życia, smaku naszego szarego życia. Kukuczka tornò sull'Oz dopo aver dimostrato al suo paese e al mondo intero che non era secondo a nessuno, e lo fece a modo suo, non seguendo una via già individuata da tempo, dove c'erano già informazioni, punti di riferimento, dettagli su cui basarsi, ma tentando l'ennesima nuova via, rigorosamente senza ossigeno, lì sul grande problema dell'Himalaya ancora da risolvere, quando i numeri, terminata la sfida dei record, non contavano più nulla. Pressione mediatica, abbiamo detto, possibile, ma anche quel sano egoismo che pervade in chi abbraccia le grandi montagne, quell'egoismo che i grandissimi alpinisti non hanno saputo trattenere, non sapendo dire di no al grande richiamo delle montagne e attraverso le grandi montagne alle grandi sfide con se stessi. Si dice che occorre rinunciare quando le condizioni diventano difficili, pericolose, e questo vale anche sulle montagne più piccole, perché la vita non misura se sei a 2000 piuttosto che a 8000 metri. Ma forse serve ancora più coraggio proprio a non partire, a rinunciare ma già dalla partenza. Nel 1989, prima di partire per il Lhotse, forse Jurek Kukuczka, il rinoceronte, non trovò per la prima volta nella sua vita quel coraggio. To dlaczego wracasz? Zróbmy przerwę. Facciamo una pausa. Alla prossima.